Faccio un po' fatica io a occuparmi delle grooming gangs, però saprete che il caso è riesploso e quindi non sarò brillante, ma insomma proviamo a vedere quel che riesco a fare. Allora, partiamo dall'inizio. Lo stupro di una donna o lo stupro di una bambina sono un diritto che Allah dà agli uomini musulmani. Quello che noi chiamiamo stupro di una donna o di una bambina, l'Islam lo chiama schiavitù sessuale. La schiavitù sessuale è un concetto dell'Islam che è presente in tutte le sue fonti ufficiali, ad esempio nella Sunna, nella biografia di Maometto. Nella Sunna ci sono tantissimi hadith che parlano delle schiave sessuali che Maometto in prima persona ha posseduto come proprietario di donne da violentare, e addirittura si ricorda molto spesso uno dei più famigerati fra questi hadith in cui dei musulmani hanno appena catturato delle schiave, delle donne da violentare, e chiedono a Maometto se sia opportuno praticare il coito interrotto. Maometto risponde di no. Quindi Maometto risponde che possono addirittura anche essere ingravidate queste donne da violentare. Il concetto di schiavitù sessuale fa parte anche del Corano, lo saprete, ci sono diversi versetti che ne parlano, ma molto spesso le persone non riescono a capire che si sta parlando di schiavitù sessuale, proprio perché le parole non sono esattamente quelle. Ad esempio al versetto 3 del capitolo 4 del Corano si parla di ancelle che le vostre mani destre possiedono. Queste ancelle, se noi riapriamo la botola dei tafsir e guardiamo le parole che vengono utilizzate per definire, per stabilire chi mai saranno queste ancelle, scopriamo purtroppo che si tratta di schiave sessuali, di ragazze prigioniere, di ragazze schiave. Tutta la pagina dei tafsir, tra l'altro, si conclude anche in maniera pessima per quanto riguarda gli uomini, perché vengono trattati gli uomini come se fossero delle bestie che devono che possono trarre soddisfazione personale dal violentare una donna. In realtà non è così, perché nessun uomo sano prova soddisfazione nel violentare una donna. E si chiude malissimo la pagina dei tafsir solo per quanto riguarda il 4.3, anche per quanto riguarda le donne che vengono definite deboli e incapaci. Così, proprio categoricamente, in quanto donna tu sei debole e tu sei un incapace, e me lo dovevano dire degli stupratori o delle persone che credono allo stupro come diritto, dato da Allah agli uomini musulmani. La schiavitù sessuale è presente anche in questi altri versetti che vedete ora a schermo, e tutti questi versetti compongono quindi ogni punto del Corano in cui si può ritrovare questo concetto orrendo della schiavitù sessuale. Ora, che cosa mai potrà derivare da un'ideologia che prevede la schiavitù sessuale? La schiavitù sessuale. E sto parlando delle grooming gangs. Grooming gang è un termine che io personalmente non condivido, ma che uso perché ci dobbiamo capire. Queste gang che cosa sono? Sono delle gang di schiavitù sessuale, appunto. Si tratta di persone di ideologia islamica che catturano delle minorenni, catturano delle bambine di 11, 12, 13 anni, 14, 10, le riducono in schiavitù sessuale e le usano come schiave sessuali. Vengono messe in un appartamento dove vengono violentate da più uomini contemporaneamente, torturate, picchiate, quando rimangono incinte vengono indotte all'aborto con dei metodi di tortura. Vengono drogate, forse l'ho già detto, qui è quando inizio a non star più bene. Queste bambine, queste ragazzine vengono poi portate, da un appartamento all'altro affinché vengano violentate sempre in gruppo da altri uomini adulti di ideologia islamica, che spesso pagano anche il capo della gang della zona.
Questo è veramente già abbastanza. È una cosa questo è un incubo. Io adesso vi menzionerò alcune gang, se ritrovo gli appunti, che ho selezionato e che sono tra l'altro ecco, eccole qua. Allora, io adesso vi menziono alcune di queste gang soltanto perché vi facciate un'idea. Sappiate che, mentre guarderete queste immagini delle persone che sono state arrestate, si tratta di una minimissima parte di tutti i responsabili di queste gang che sono stati arrestati. Le località sono Aylesbury, Banbury, Bristol, Derby, Halifax, Huddersfield, Keighley, Newcastle, Oxford, Peterborough, Rochdale, Rotherham, Telford. Io ve ne ho menzionata solo qualcuna, perché questo è quello che principalmente si riesce a trovare facendo ricerca in rete. Sappiate che quello che avete visto, ad esempio, sono i capi delle gang. Queste gang sono formate da tantissime persone, da tantissimi uomini e in realtà facciamo prima guardare questa cartina e a renderci conto che ad ogni puntino rosso corrisponde una grooming gang. Ad ogni puntino rosso corrisponde una gang di stupratori che riducono in schiavitù sessuale delle bambine o delle ragazzine. Le torturano, le fanno drogare, le fanno bere alcol e le trasportano poi da un appartamento all'altro, facendo anche del guadagno proprio in denaro e facendosi appoggiare anche da una rete di tassisti che sono persone di ideologia islamica o di fede islamica, che dir si voglia, sono altri musulmani. Questo è il primo scandalo che riguarda le grooming gangs. La stima delle bambine che sono state vittime di grooming gangs negli ultimi 20-25 anni in Inghilterra è di 250.000 bambine. E questo è già abbastanza, ma esiste uno scandalo sullo scandalo. Le autorità inglesi competenti, quindi magistrati, poliziotti, non hanno voluto occuparsi di questo, anche quando sono venuti a sapere dei crimini. Allora, ci sono diversi aneddoti che vengono riportati da fonti autorevoli che io adesso vi ripeto, vi ridivulgo. In molti casi i genitori sono andati a denunciare il crimine, a denunciare la gang e la polizia ha risposto a questi genitori: beh, ma sua figlia era ubriaca. Beh, ma sua figlia si droga. Beh, ma sua figlia a 14-15 anni sarà stata consenziente. E non si sono occupati di questo. Addirittura c'è un caso che è uno dei più famigerati, che qualcuno di noi già conosce. Una bambina, non mi ricordo di che età, mi sembra 13 anni, ma controllo perché le ho scritte tutte queste cose. Mi sto perdendo perché mi sento male. La bambina poteva essere di 12 o di 13, una ragazzina di 13 anni è stata trovata nuda in casa con 7 uomini adulti, completamente ubriaca, e la polizia ha arrestato lei e non ha fatto niente contro gli uomini adulti. La ragazzina di 13 anni è stata arrestata e è stata poi processata, è stata condannata a non so quanto, e nessuno delle persone competenti, giudici, magistrati, avvocati, io non me ne intendo comunque di questo settore, di questo campo, nessuno ha chiesto a questa bambina, a questa ragazzina, niente sui 7 adulti che l'avevano ridotta all'evidente stato di ebbrezza, nuda, in casa, da sola, minorenne. Un poliziotto ha cercato ad un certo punto di occuparsi, avrebbe voluto portare avanti le indagini e denunciare questi crimini, portare avanti la denuncia. Gli è stato intimato di non farlo da altri suoi colleghi, da altri suoi superiori, ed è stato mandato a fare un corso sulla diversità.
Ho fatto molta fatica con un signore del nord dell'Inghilterra che aveva un accento per me non perfettamente comprensibile, ma alla fine ho capito che da questa intervista, perché adesso è riesploso il caso, allora sua figlia è stata vittima di una grooming gang, non so dirvi di che età lei, per quanti anni. Quando quest'uomo si reca alla polizia, chiede aiuto alla polizia, viene arrestato. Cioè lui dice: mia figlia è vittima di questo crimine, che è il crimine peggiore del mondo, perché tu non puoi fare una cosa del genere. La polizia dice a questo signore di andarsene e viene arrestato. Io credo che qui la persona in inglese non si sia espressa benissimo, credo che volesse dire che è stato allontanato da dove erano inizialmente, è stato messo come in uno stato di fermo e poi è stato rilasciato, quindi non è un vero e proprio arresto, comunque sia. La polizia gli ha poi detto: se lei torna qui per denunciare nuovamente questo crimine, saremo noi a denunciare lei per stalking su base razziale, per razzismo. Le autorità inglesi non hanno voluto fare niente di fronte a questo fenomeno. Non sappiamo niente noi delle grooming gangs. Non sappiamo niente, non si riesce molto bene a fare ricerca, c'è qualcosa che sta venendo fuori adesso, ben venga, ma è stato ampiamente un fenomeno insabbiato. Le ipotesi qua si sprecano. C'è chi dice che hanno voluto insabbiare il fenomeno perché le persone non volevano essere tacciate, accusate di islamofobia, di razzismo, di fascismo, di nazismo, di qualsiasi cosa vi venga in mente, di essere di estrema destra, sono tutte delle stupidaggini, perché un crimine resta un crimine in ogni caso. E in realtà il mio sospetto, la mia sensazione personale è un'altra ancora. Se fossero stati i responsabili di queste grooming gangs dei sudamericani o dei cinesi, lo scandalo del voler insabbiare tutto questo fenomeno non ci sarebbe stato. Secondo me lo scandalo di voler insabbiare questo fenomeno c'è stato perché le persone sanno che l'Islam è violento, sanno che l'Islam comporta attentati terroristici, sanno che con la maggior parte dei musulmani a quel punto lì non ci puoi ragionare, sanno che ti minacciano e quindi nessuno vuole mai fare niente contro l'Islam solo per la paura delle minacce o della violenza. Un'altra ipotesi molto verosimile è che questi magistrati in particolare, ma magari anche i poliziotti, abbiano preso tanti tanti soldi dall'Islam per stare zitti, soprattutto i magistrati, perché l'Islam in realtà di soldi ne ha sempre avuti tanti, perché se tu hai i soldi per fare per un decennio e mezzo 700 chilometri di tunnel sotto la striscia di Gaza e tenerci ancora adesso 100 ostaggi là dentro e lanciare razzi, ma sapete quanto costano quei razzi? Uno, lanciarne centinaia tutti i giorni contro Israele, sì che ne hai di soldi, e come se ne hai. Anche questa ipotesi è molto ragionevole, è verosimile. Alle persone inglesi che hanno chiuso un occhio volontariamente su questo fenomeno delle grooming gangs e che hanno lasciato le bambine farsi violentare, torturare, stuprare, essere messe incinte, abortire, passate da un appartamento all'altro. Io auguro che accada quello che adesso vi leggo. Quello che io adesso vi leggo è un estratto di un atto giudiziario a carico di un grandissimo bastardo che si chiama Mohammed Carrar, che ha abusato di una bambina di 12 anni. E io auguro a queste persone questo. Il giudice dice: tu, Mohammed Carrar, l'hai preparata allo stupro anale di gruppo, usando una pompa per espanderle il passaggio anale. L'hai sottoposta a uno stupro di gruppo da parte di 5 o 6 uomini.
Ad un certo punto aveva 4 uomini dentro di sé. Le è stata le è stata messa in bocca una palla rossa per farla stare zitta. Non solo siete stati entrambi coinvolti nello sfruttamento sessuale commerciale di questa ragazzina di 12 anni, ma l'avete anche usata per la vostra autogratificazione. L'avete violentata entrambi quando aveva meno di 13 anni. Quando era molto piccola, anche se non è chiaro se avesse meno di 13 anni, l'avete violentata entrambi contemporaneamente. Quando la ragazzina aveva 12 anni, dopo averla violentata, lei ti ha minacciato con un tuo coltello a serramanico. La tua reazione è stata quella di prendere una mazza da baseball con un manico di metallo argentato, colpirla sulla testa e poi inserirle la mazza da baseball nella vagina. L'hai marchiata con le tue iniziali vicino al passaggio anale, usando una forcina rovente. Come parte dell'addescamento le davi crack di cocaina e le hai iniettato eroina in numerose occasioni. Maometto Carrar è stato condannato a 18 anni, ma molto probabilmente uscirà molto prima. Le persone che sono state arrestate per questo fenomeno delle grooming gangs è quasi nessuno. Tante sono uscite prima. Le vittime delle grooming gangs adesso si ritrovano eh, i responsabili di questo fenomeno in giro per la cittadina, al supermercato, al bar. Tanti di questi quando sono usciti dal carcere hanno gridato Allah Akbar. Questo è il poco che sono riuscita a fare io e di informazioni ne ho tante sulle grooming gangs, ma non riesco ad affrontarle. Non mi fa star bene. Mangio male, poi dormo male, faccio gli incubi, non so. E quindi niente, questo è il mio penoso contributo, nel senso che si potrebbe dire moltissimissimo di più e in maniera anche un po' meglio. E, e niente, invece questo è così. O magari imparo, riesco a parlarne meglio. Ehm, Come concludere tutto questo? Questa è la schiavitù sessuale dell'Islam. Ho finito, grazie per la pazienza, grazie per aver ascoltato e ci vediamo. Ciao, grazie.